Albert Einstein non fu soltanto uno straordinario genio che rivoluzionò la fisica ed il pensiero scientifico. Egli fu anche uno dei più grandi pensatori al mondo. Si interessò a tutto e di tutto. Per Einstein la conoscenza e la riflessione ad essa connessa sono il vero motore di una società ricca ed evoluta. Ma Einstein coltivava anche un'altra passione, ossia quella di dare consigli di vita, generalmente in forma scritta o anche orale, ad amici, conoscenti e colleghi, mostrando una saggezza e una profondità incommensurabili. Tra queste lezioni di vita, egli ci lasciò le sue 7 regole per vivere più felici. Prima regola: dedica i tuoi sforzi ed il tuo impegno alle cose che per te contano davvero, ove sono per te realmente più necessari. Non sprecarli in questioni e faccende superflue, banali e poco importanti. Libera la mente per concentrarti su ciò che è realmente importante per te, su ciò che conta di più per te. Libera la mente lasciando andare impegni e attività che non fanno la differenza. Le nostre energie, dunque, devono essere sempre ben spese e direzionate verso ciò che conta davvero per noi. Secondo questa prima regola, dunque, bisogna darsi delle priorità, eliminando l'inutile e rumoroso contorno e vivendo e usando in modo più lucido e capace le nostre eminenti risorse. Questo, infatti, ci permetterà di essere pienamente efficienti nelle situazioni a noi più congeniali e di valore, ricavandone soddisfazione e punti in più in quanto ad autostima. Seconda regola: fai le cose che ami a prescindere dal risultato. Coltiva le tue passioni, al di là della perfezione esecutiva, ossia ciò che deve guidare le nostre azioni. Non devono essere, ad esempio, denaro, riconoscimenti o fama, bensì, al di là appunto del possibile risultato, il pieno appagamento della nostra mente, che viene così ad essere più libera, serena e leggera. Einstein, ad esempio, amava la vela e la stessa moglie Elsa ribadì più volte che il marito non era mai tanto dolce, rilassato, calmo e sereno come quando era in barca. E questo suo grande hobby, questa sua grande passione, gli permetteva, appunto, piacendogli particolarmente, ed essendo appunto lui così pienamente rilassato, di riflettere con calma anche sulle questioni più spinose, riuscendone a mantenere il giusto distacco emotivo. Il vivere, infatti, situazioni di grande appagamento permette l'affiorare nella nostra mente di nuove e creative idee, essendo appunto pienamente libera di vagare in un tripudio di sensazioni e percezioni piacevoli. Quando dunque diamo spazio a ciò che ci diverte davvero, la pressione si abbassa e la creatività sgorga e riparte con gran movimento e forza evolutiva. Terza regola: cerca di risolvere ogni problema considerandolo come un puzzle da risolvere, ossia ove nulla è impossibile. Basta infatti trovare i pezzi giusti. Fuori di metafora, le risorse e le risposte giuste. Nessun ostacolo è insormontabile e il pensare ai problemi della vita come disegni di cui appunto terminare le forme, i contorni, quindi con un approccio più curioso che emotivo, permette di non sentirsi inerme nei loro confronti. Diminuisce la sensazione di impotenza
e ci porta a sperimentare strade nuove, senza farci travolgere dalle paure. Quarta regola. Pensa alle cose e segui le cose che ti affascinano davvero. A prescindere dalla meta e dal traguardo, infatti, ciò che conta davvero per Einstein è la soddisfazione impagabile nel procedere lungo questo percorso, ove ogni riflessione e studio, anche critico e complesso, è vissuto in virtù di un argomento che ne stimola piacere e gioia. Per Einstein, dunque, conta il percorso verso ciò che ci incuriosisce e che ci permette di esplorare il mondo con entusiasmo. Quinta regola: non lasciare che la politica riempia il tuo cuore di rabbia o disperazione. È corretto ed anche liberatorio, infatti, lasciarsi prendere da giusta indignazione di fronte a certi fatti di sociopolitica inaccettabili. Ma è importante fare in modo che, oltre ad una pacifica opposizione dialogica, non ci sia in noi perdita di controllo, invettive violente, rabbia, rancore, appunto, disperazione. Quando mai, infatti, nella nostra vita quotidiana questi comportamenti così carichi d'odio sono risultati davvero efficaci? Mai. Sesta regola. L'obbedienza cieca all'opinione comune è il più grande nemico della verità. Mai dunque abbandonare la nostra facoltà di pensiero critico. Einstein, infatti, parlava di morte della mente razionale riguardo al pensiero di gruppo, al pensiero collettivo, poiché vedeva in esso esseri umani completamente pilotati, soggiogati, assuefatti al pensiero comune e guidati in una penosa follia di massa da una figura di spicco cialtrona e dedita alla mera propaganda. Quando infatti si ripete a memoria ciò che dice la maggioranza e ce ne si autoconvince, si diventa vulnerabili alla disinformazione, alla non conoscenza, alla non verità. Mantenere un sano dubbio permette di restare liberi e consapevoli. Einstein dunque fu un precursore dell'odierna lotta contro le fake news. Settima ed ultima regola. Tieni conto che la scienza, la verità e l'istruzione sono per tutti, non solo per pochi privilegiati. La gioia che scaturisce dallo studio, dalla conoscenza e dalla scoperta, in qualunque campo, in qualunque luogo, è universale nelle menti di coloro che vedono la scienza e l'apprendimento come un beneficio per tutti, esteso a tutta l'umanità e non solo ad alcune razze, categorie o nazioni. La conoscenza e la cultura devono essere accessibili a tutti, condivise, perché solo così possiamo costruire un futuro più equo per tutti.